Buongiorno a tutti, anzi buonasera, più che buongiorno, ormai è l'abitudine quando comincio i video. Ditemi intanto check audio se si sente bene, se mi vedete bene. Ciao Luca, carissimo. Ciao Luigi, audio perfetto, tutto ok, bene, ottimo. Dai che stasera cerchiamo di fare un bel numero. Stefano Mar, ciao carissimo. Luigi, ciao. Mario, carissimo. Fernando, ciao. Elvis, ciao carissimo. E là abbiamo anche Gregorio questa sera, la mia super spalla destra Enrico Montesin, guai se non ce l'avessi nel gruppo come amministratore, perché veramente lo dovrò sempre ringraziare per tutto l'aiuto che mi dà non solo sul gruppo ma anche come persona, come tante cose. Quindi super Enrico Montesin. PM, ciao. Ciao a tutti quanti, dai che vedo piano piano il numerino sta salendo. Questa sera c'è anche un bellissimo premio, perché ho deciso di mettere in palio perché quella telecamera è tutto al contrario, non ce la farò mai a metterla qua, insomma vabbè. Oh mamma mia, che difficile. È completamente al contrario, vabbè, eccolo qua. Tundra Artica di Varesino. Eccolo qua, il set. Dopo comunque ne parliamo con calma. Allora, ciao LR. Buonasera, sono nuovo. Bene, allora benvenuto. Simone, il tonsore consapevole, quindi ciao carissimo. Fa di bei video, andatelo a seguire. Sandro Verducchi, ciao. Basilio, Angelo, Illo Fracassi, benvenuto anche te. Ottimo. Ecco, abbiamo anche la barba di Gesù che male non fa. Lorenzo, Luigi, Andrea, mamma mia quanta gente. Bene, bene, dai, sono veramente contento. Siamo un bel numero anche questa sera. Andrea Forliano, ciao a tutti, Andrea Monetti. Comunque, vi racconto intanto una cosina. Ciao Nicola, anche a te. Ciao. Tanto vi racconto una cosina. Oggi, solo che adesso ho avuto un po' di problemi, quindi devo un attimo risistemare il video. Comunque oggi ho fatto la rasatura con la piastra più iniziamo che è meglio, sì. Con la piastra più alta del come si chiama? Mi sfugge, del Green Cult, quindi quella 1,05. Mi son detto: "Mi massacro". Invece ho detto: "Stavolta faccio, tra virgolette, una rasatura intelligente". Quindi non vado a spingere la rasatura al super limite, ma mi accontento di un buon BBS, bello pulito comunque, e alla fine ragazzi non mi son fatto neanche un red point, una rasatura praticamente perfetta. Quindi alla fine il problema dell'aggressività o meno di un rasoio, dov'è che la si vede? Quando si va a spingere al limite. Questo è un po' il concetto. Ecco, beh, però non è male, cioè comunque parliamo di un buon prodotto, questo è il concetto, cioè nel senso, comunque sia Barrister oggi, anche se è in Italia, è un buon prodotto, c'ha buone profumazioni, spesso purtroppo tra l'after e il sapone c'è una bella differenza, cosa può starci o no, a volte è un bene, a volte un male, però ecco, diciamo che se avete usato il sapone non aspettatevi che l'after abbia la stessa. Guarda,
Io non so, eccolo qua, non so se sei abituato o no ai saponi duri, perché il sapone duro lavora diversamente dagli altri, okay. Varesino è uno dei più facili, quindi non dovresti avere problemi. Il mio consiglio che ti do è: mettici acqua calda, anche 2 dita, 3 di acqua calda, non aver paura come quantità. Lasciala 3, 4 minuti finché ti metti il prebarba, ti prepari, ti sciacqui, fai tutto quanto. Dopodiché butti via l'acqua, pennello umido strizzato e carica. Non aver paura. Le prime volte per dosarti bene, vai, carica, carica bene, bene il pennello, gira, gira senza problemi. Se vedi che magari fa fatica a caricare, ci metti proprio 2 goccine minuscole di acqua e carichi bene il ciuffo e dopo fai il montaggio in viso. Non dovresti aver problemi. Fai all'inizio 30, 40 giri, cioè nel senso non farti quei problemi lì. Carica bello gagliardo e dopo vedi come va, ma, non dovresti avere problemi. Sì, sì, vai tranquillo, funzionano bene. Cioè logico, io ho 2, 3 set di Barrister, quelli che non sono arrivati qua, quindi non quella serie lì, ma quelli che si trovano solo in America. Le profumazioni sono molto più forti, più durature. Cioè, una era addirittura stomacante che ho dato via il set perché per me era veramente troppo. Qua in Italia 'ste cose fino adesso non le ho ancora sentite, okay, quindi cioè, senza volerlo, forse la profumazione più persistente che ho provato è stata proprio quella di Maremoto di Officina Artigiana. Sarà che anche lì hanno sparato la profumazione al massima perché se non ero al 10%, quindi è proprio il massimo che hanno potuto fare. Però secondo me certi americanoni veramente esagerati qua sarà gran difficile che li vediamo. Dopo in futuro potrà darmi ragione come torto. Per adesso è così. Ciao, ciao Nicola, Listone, ciao Giampiero, ciao Daniele. Mamma mia quanti, son contentissimo che insomma, ve lo dico, non è scontato per me ehm, che persone come voi ragazzi, cioè ci son 42 persone in questo momento che sono davanti a un computer per ascoltare me, ecco. Ehm, è una bella cosa, vi ringrazio, ecco. Grazie, grazie delle belle parole. Guarda, io dico una cosa, più che altro, ehm, a volte anch'io son stato deluso da certe cose che vedo, perché, è bello quando si condivide una passione, quando si è trasparenti, invece quando tante volte si vede un po' di ombre, a me dà un po' fastidio, però ragazzi a un certo punto sapete cosa ho pensato? Me ne frega più niente, cioè io vado avanti per la mia strada. So chi sono. Se dovessi cambiare non farei più quello che faccio, ve lo dico già. Quindi io so chi sono, voi sapete chi sono, chi non lo sa avrà il tempo per conoscermi. Mi piace essere coerente con me stesso e con voi soprattutto. Quindi quello che faccio lo faccio trasparente in modo trasparente e andiamo avanti così. Dopo quello che fanno gli altri, cosa come a me basta, cioè non guardo più, non mi interessa più niente, vado avanti veramente dritto per la mia strada. Se ci son persone che gli fa piacere condividere la passione insieme, lo si fa. Alla settimana prossima con Kevin Finetto faremo una bella live insieme, cioè condividere insieme a me fa piacere con qualsiasi, non c'ho invidie, non c'ho rancore, non c'ho niente. Chi invece vuole fare il furbo mi sta distante. Io sto bene così. Oh, mi fa piacere, mi fa piacere. Oh, ve lo dico anche grazie a voi insomma qua ci sono, diversi abbonati, anche te Andrea, che mi state veramente dando una mano, mi aiutate a portare contenuti sempre nuovi, ad aggiornarmi un po' anche con la tecnologia, insomma passo passo ragazzi mi state aiutando tanto, quindi a tutti quanti vi devo dire solo e solo grazie per tutto quello che state facendo e vedrete che portiamo sempre contenuti migliori. Ho già contattato un paio di negozi per farvi dare dei regalini, così loro ci hanno scritto il loro nome, voi andate a dare una un'occhiatina sul sito per dare le risposte, 'sto giochino che così mettiamo anche questi negozi, facciamo un po' di luce, loro vi fanno un regalo a voi, e facciamo le cose fatte bene, no? Sì. E dopo, come vi ho detto io ragazzi, Passione Rasatura l'ho creata per un motivo, per far sì che sia l'appassionato ad avere l'ultima parola. Punto e basta. Non io.
Io sì, sono amministratore, magari è logico che quando dico una cosa c'ha un po' più peso perché l'ho creato io, ci sto dietro, però la realtà è che io ho fatto passione rasatura perché se un domani mi stanco e dico: "Basta, io mi tolgo da amministratore, non voglio più saperne perché non ce la faccio più", il gruppo siete voi. Cioè il gruppo sarà sempre forte perché siete voi stessi che lo difendete. Anche io quando vado un po' fuori dai ranghi, mi riprendete subito, ma cosa significa? Che ci tenete, che il gruppo lo sentite vostro. E questo per me è la cosa più bella che esista, perché son tranquillo che un giorno quando mi stuferò, ci siete voi che terrete sul gruppo, ci sarà sicuramente qualcun altro che lo terrà alla grande e per me questa è la cosa più importante che c'è. E sai che sai che, 'sta cosa la devo riprovare un po'. E sai che adesso, il punto è anche un po' questo, no, che adesso usando la maggior parte delle volte saponi molto protettivi, molto grassi, comunque ti lasciano, ehm, sempre un leggero strascico di grasso, fai qualche ritocchino che ce l'hai già. Invece prima usando magari saponi un po' più scrausi e lì ragazzi alla fine la pelle tira, quindi con la crema mi aiutava a fare il ritocchino. Infatti è vero 'sta cosa qua. Grazie ragazzi per le belle parole, veramente soddisfazione sentirvi. Dimmi, ma quando? Dimmi il resto e ti rispondo. Son contento. Quando un sapone brushless? Mai, mai perché non ha per me non ha alcun senso un sapone brushless. Non è un sapone, quindi già chiamare un sapone brushless è sbagliato, perché il brushless è uno strato di crema che va a dare scorrevolezza, perché mai farlo? Il gusto del montaggio del pennello, anche il gusto della saponificazione fatta bene, dove i grassi si trasformano in qualcos'altro che in viso ti apportano tutte queste, cioè il fascino del sapone è proprio tutto quello che ci sta intorno insomma, no. Ma guarda, secondo me ci arriveremo. Secondo me ci arriveremo perché già ho notato tanto hanno dismesso tutte le profumazioni che facevano prima, è già un segnale. Dopodiché quelle nuove a tanti non piacciono, ho cominciato a calare di intensità. Quando vedete dei movimenti di un certo tipo, prima o dopo arrivano qua. Questo è il mio pensiero, poi vediamo. Anche su Barrister quando ha fatto quella serie lì, che comunque son calate, hanno fatto quella serie lì, prima c'avevano tutti i segni tipo dell'orso, del capriolo, così, adesso hanno fatto questo nuovo packaging, però già lì ho detto: "Hanno fatto 'sta serie, io ne ho provati un paio e non avevano più le stesse profumazioni degli altri." E ho detto: "Secondo me questi qua arriveranno in Italia." Difatti sono arrivati in Italia. Cosa vuoi? Oh, purtroppo ragazzi, alla fine è fatto da TFS, è pieno di cannella, io mi son incendiato alla faccia e quindi ho detto: "Anche no." In più costa anche, tra l'altro. Bel packaging tutto, però allora io dico no, se ti devi sbrigare, cioè se devi proprio fare una roba velocissima, te lo do io una soluzione, te lo do io una soluzione. Prendi il cubo di Phoenix Artisan, che comunque è un sapone, perché dovrebbe essere anche saponificato, quindi è per tutto un sapone. Quindi prendi il cubo di Phoenix Artisan, te lo passi sul viso così e ti radi. Scorrevolezza mitica, c'hai una buona emollienza del pelo, è comunque un sapone, non serve che lo monti, basta, sei a posto. Se proprio sei preso così male. Ecco vedi, arriveranno, arriveranno. Allora, i Sonter Witchcraft penso sia possibile portarli. Basta solo vedere se loro hanno interesse ad arrivare qua e via dicendo. Il Michael e Elena è un pochettino più difficile per il fatto che sono molto
cioè sono proprio fatti in casa completamente, quindi dovrebbero essere prima certificati nel loro paese, dopo cioè c'è un bel lavoro dietro, ecco, che ci vuole un investimento, non da poco. Allora, secondo me non voglio fare il chimico, anzi sappiate che prima di Natale porterò Andrea Bianchi, quindi un chimico di quelli veri e produttore di saponi, e allora qualcosina svisceriamo. Comunque un vegetale, allora intanto bisogna vedere com'è saponificato. Se un sapone è saponificato bene, quindi veramente con tutti i crismi, cambia gran poco. Però il vegetale, a confronto del tile lovato, anche per un discorso che il tile comunque nel tempo può cambiare un pochettino di più, viene fuori con più l'odore, anche sulla profumazione, il vegetale, se saponificato bene, comunque dura di più. Il pericolo qual è? Che tutti i grassi che non sono saponificati e con tutti i saponi moderni ci sono tanti che non saponificano gran parte del sapone, insomma son tanti grassi non saponificati, sono quelli alla fine che portano il rischio che il sapone vada avanti. Ho preso il Black Friday uno Stirling, ma mi lascia le pelle tirate, normale per un taglio lovato, con gli altri Stirling che ho non succede. Può essere tante cose qua, può essere che hai beccato uno Stirling che magari c'ha dentro un qualcosa che su cui la tua pelle non va bene, un qualche componente diverso. Prova a controllare con gli altri se c'è qualche componente che magari altri non hanno, ci son c'è quello qua anche con il latte di pecora, insomma ci sono anche 'ste cose qua, quindi controlla, probabilmente c'è un componente che alla tua pelle non va bene. Io ho usato quelli con la cannella dentro o con delle spezie, saponi che comunque son performanti, ma a me m'hanno dato tiraggio della pelle, mi son fatto anche dire poi probabilmente la pelle ha reagito, quindi se ci son dei componenti che la tua pelle non accetta, è pericoloso. No gatto, stai giù, da lì. Ma guarda. Portate pazienza, ma c'ho il gatto che ha visto il mio telefono. Matto. Questo è il problema di Southern Witchcraft, proprio le profumazioni, son veramente molto, molto particolari ed estreme, però son di gran sapone ragazzi. Ci son 2, 3 saponi, secondo me, tipo Tres Matres, Carmilla, anche un paio delle serie limitate che son fatti dei profumieri che non son male, però ragazzi miei è difficile. Lì sarà ancora più difficile, soprattutto i first line shaving, poi c'hanno profumazioni che son fuori di cranio. Secondo me fanno ancora anche i 345 soap son belli importanti, non lo so. Son 2 marchi che dovrò portare a breve, qua c'ho 3, 4 set di first line shaving, c'ho 2, 3 saponi di 345 soap, li porterò. Sì, sì, però son un po' particolari, sì. Declaration Growing secondo me sono probabilmente tra i migliori tagliovati americani, soprattutto quelli fatti in collaborazione con Catium Lux, che comunque eh, hanno, la mano di un profumiere. Io ho 2, 3 set ragazzi, Unconditional Surrender, B-Cubed, hanno fatto quelle profumazioni. Ho anche una non fatta in collaborazione con profumiere che è il Massacro degli Innocenti, ma ragazzi son profumazioni mostruose, durano una giornata, super aftershave, cioè veramente prodotti all'americana, belli gagliardi, ma bombe ragazzi, bombe, bombe. Ah, ecco bene. Sì, sì, arriveranno, arriveranno. Allora questa sera ve lo dico, perché se qualcuno dà fastidio magari gioca un'altra volta quando ci sarà altro, perché più avanti ci sarà un rasoio, ci sarà qualche altro set. Questo qua ha un paio di utilizzi, ve lo dico, cioè sappiate che non è nuovo. Me l'ha dato, Antonio Fraticelli, l'avvocato del gruppo, non del gruppo, un avvocato che è dentro il gruppo, per carità, che no, si pensi strano, che è Tundra Artica.
di Varesino. Comunque è una profumazione fresca, piacevole, devo dir la verità. Come sempre, chi si porta a casa il set si paga solo la spedizione e il set glielo mando a casa. È quasi nuovo, cioè è veramente pieno, ci sarà 2 utilizzi se va male. In più ci mettiamo dentro un pacchettino delle famose Muster Super Platinum, che adesso non si trovano più, un pacchetto di Super Iridium, un pacchetto di Parker e un pacchetto di Voskhod. Quindi facciamo un pacchettino un po' più ricco, no? Ecco. E prossima volta ci sarà un set di Arefa, Kentucky Bourbon, ci sarà un set di Pinnacle, ci sarà un rasoio, saranno belle robette. Non è male, non è male, averlo nel gruppo non è male. Sono diventato un tormentone 'ste Muster veramente. Ecco. Allora facciamo una cosa, io lo dico già adesso, tra un po' facciamo il gioco così intanto chi se lo porta a casa, se lo porta a casa e basta. Almeno per le prime 4, 5 volte chi ha già vinto, ecco, si astenga dal gioco anche per dar modo ad altri di portarsi a casa qualcosa. Dopo magari quando cominciate, non so, aver già vinto in parecchi, ecco, si può anche rimettere di nuovo, però mi farebbe piacere, ecco, che vincessero persone diverse, anche perché è un gioco, non è che stiam qua a vedere chi guadagna di più o di meno, in modo che tutti quanti un po' si divertino, ecco. Purtroppo questo può capitare, cioè è inutile, anche perché parliamo di prodotti che hanno percentualità di oli essenziali abbastanza alta. Senza contare che ci possono essere anche altri componenti e quindi, il problema che ci possa essere qualche fastidio in viso c'è sempre, anche AIB, per dire, stai parlando di AIB, ehm, stai parlando di AIB, no, cioè lì ad esempio lui non usa oli essenziali, però ci sono dei componenti che comunque a uno potrebbe dare problemi, perché se hai una intolleranza basta poco a volte. Allora il mint and flower non è tanto persistente, okay, perché comunque è una profumazione floreale, ha dei legni nella base, comunque non è che ti dura mezz'ora, però non è come talco che dalla mattina ti dura fino quasi alla sera, si può dire, cioè che ti fai veramente delle ore e ce l'hai sempre addosso, ha una persistenza mostruosa, anche perché tutti i componenti dentro so alto bollenti, quindi hanno una persistenza infinita, che è il set del gruppo. In 'sti giorni qua mi arrivano i nuovi set, proverò legni scuri, proverò Ribera e lì vi dirò, adesso avendo più scelte di profumazioni, se c'è qualche altra profumazione che magari dura un po' di più. Però i prodotti di AIB è stato fatto apposta. E adesso Cristian, adesso facciamo ah, ecco sì, sono state fatte apposta per la pelle, per avere qualità, non avere oli essenziali, per avere componenti puliti per la pelle di alta cosmesi. Quindi sì, c'è anche la profumazione che ci vuole, però non è quello la cosa principale di cui è stata fatta. Ecco, con Cristian Panfili adesso vi faccio vedere una cosa, guardate che carini, e faremo un piccolo GDA sul gruppo, adesso vediamo come gestirlo con varie, eccolo qua, passione rasatura, eccolo qua, con le porte le mette, ok, quindi tac, guardate che spettacolo. Una cosa da tenere lì, quelle che usate, no? Vedete? Eccolo qua. Qua con le lametta, guardate che carino, ok? Lametta. E in più c'è questo, fatto con la stampante 3D, per buttar via le lamette. La cosa bella di questi porta lamette qua, e anche questi, è che sono in materiale riciclabile, cioè li si può metterli addirittura nell'umido e sono compostabili. Quindi avete una robetta con un prezzo veramente ottimo, perché mi ha detto sì 4-5 euro al pezzo, quindi se facciamo un piccolo GDA magari ci mettiamo 1-2 scatolette, facciamo una scatoletta, un porta lamette, qua c'è anche il porta rasoio, ok, eccolo qua,
magari 2, 3 pezzi facciamo con la spedizione, facciamo, non so, 20 €, facciamo 3 pezzi più la spedizione e tutto, e facciamo un piccolo GDA del gruppo. Adesso metterò, questi son dei colori che m'ha dato di prova, che aveva già a casa, però io ho selezionato 4 o 5 colori, in modo da darvi anche la possibilità di avere una scelta. E dopodiché proseguiamo con la cosa, che la trovo una cosa carina. Soprattutto che il fatto che non è plastica, che dopo va, cioè che si può anche riciclarla. Ecco dai, bravo, son contento comunque che hai vinto. Dopo più in là, quando vediamo che magari avete già vinto in tanti, si può anche rimettere la possibilità di vincere a tutti. No, no, Simone, tu non hai mai vinto fino adesso, gioca anche tu come tutti gli altri. Perché dove sei adesso? Non ci sei qua. Giochiamo adesso, dai, la facciamo. Secondo te la miglior profumazione di Arefa? Allora, devo dire che le profumazioni un po' agrumate, un po' leggere, così certe, non mi hanno fatto impazzire, dico la verità. Ehm, la maggior parte delle profumazioni più buone sono quelle che ha fatto lei, okay, quindi The Unforgiven, son quelle smoke, quindi quelle un po' più dark, legnose, incensate, belle un po' più dark, quelle sono le più buone alla fine. Anche quella che ha fatto, tipo, ne ha fatta anche sempre un'altra coppia di altre profumazioni famose, però ho notato che quelle un po' più dark son quelle che sono riuscite meglio come profumazioni, ecco. Ciao ragazzi, ciao anche ai nuovi entrati. Ne ho già fatto uno con talco. Ne ho già fatto uno con talco, quando è uscito il set dei lupi, infatti ancora adesso se comprate il set c'è scritto passione a rasatura, però dopo può essere più in là che si farà qualcosa, ecco. Adesso c'è questo GDA che voglio fare, okay, e dopo adesso mi stanno arrivando 2, 3 profumazioni da provare, dopo ne selezionerò una e faremo un set con Westman dal Lovato portoghese, che adoro perché qualità prezzo secondo me sono una bomba atomica. Quindi se indoviniamo bene la profumazione che voglio io, adesso facciamo un bel GDA con Westman che ci sta secondo me. Si vede male? Misericordia. Aspetta che provo a ah. Eh,
Ditemi se mi sentite adesso per piacere. Mi sentite? Ho acceso e spento e riacceso internet. Ogni tanto cosa volete fare? È così, portate pazienza, dai. Faccio la domanda, così ci siamo. Ditemi quanti utenti ci sono su Passione Rasatura, il gruppo, in questo momento. In quanti siamo su Passione Rasatura? Francesco De Luci, no, prima Stefano, aspetta, fermi, mi son perso, fermi là. Il primo che ha risposto è stato, torniamo indietro qua perché è meglio far vincere una volta a uno perché sennò qua diventa una guerra. Il primo che ha risposto è stato Basilio, no, ho sbagliato, 2900, 1909, Lorenzo Sereni. Mi confermate? Dovrei essere giusto. Lorenzo Sereni ha risposto per primo 2909. Direi bel numero, ragazzi, guardate che nell'ultimo periodo è andato su così il gruppo. E non ti preoccupare che un altro che ci è andato vicino, vediamo qua dov'è, adesso lo becco. Dove è andato a finire? Eccolo qua. Un altro che ci è andato vicino è lui. Ci preoccupare che entro un annetto magari ci arriviamo. Può essere anche prima. Ci arriveremo. Sono molto, molto allora, bravo intanto Lorenzo, bravo, son contento che hai vinto. Mi scrivi ehm, su Messenger di Facebook, ci mettiamo d'accordo, mi dai il tuo indirizzo e tutto, paghi la spedizione, ti porti a casa Tundra Artica, eccolo qua. Visto che m'ha detto che posso, ti mando anche un portagliamettine di Passione Rasatura. Sarai il primo ad averne uno, così lo vedi e lo prendi in mano. Ecco, e in più le lamette, qua, eccole qua. Non ti posso mandare questo perché lo devo ancora far vedere sul gruppo e tutto, ti manderò questo qua nero intanto, ecco qua. Quindi ti porti a casa le lamettine e il set Tundra Artica. Eccolo qua. Dai, direi che hai portato a casa un bel regalino stasera, che capita tutti i giorni. Dai, la prossima volta Nicola ci arriverai anche tu. Comunque grazie a tutti i ragazzi che avete risposto. Ehm, Mi dispiace che alcuni forse non hanno capito la domanda, perché ho chiesto del gruppo Passione Rasatura, che è il gruppo Facebook, quindi vi consiglio, iscrivetevi. Se non avete un account, che non usate Facebook, vi fate un account privato, lo mettete con le privacy chiuse, basta che mi avvisate a me perché magari Anthony che controlla non vi fa entrare, perché se vede come si può dire, di account nuovi magari non si fida. Mi scrivete su Messenger e dite: "Guarda, sono io, ti seguo su YouTube qua e là", ti fate un account solo per il gruppo. Vedrete che è un gruppo di amici spettacolare, non mancate, iscrivetevi anche al gruppo Passione Rasatura. Giulio Ricci grande, grande. Si cresce sempre di più, dai. No, è veramente un gruppo spettacolare, perché alla fine è un gruppo di voi ragazzi. Varesino, ragazzi, come sapone duro, che gli volete dire a Varesino, ma anche a Martin De Candre, come sapone duro. Dopo se parliamo a pasti di sapone, creme di sapone, lì è un'altra cosa, perché ragazzi miei,
il sapone duro c'ha molta più soda, il lavoro è diverso ed è normale che non abbia tutte 'ste prestazioni che magari ha un'altra pasta, però come saponi duri, Varesino, Martin de Cane che devo dì. Sì, son tremende quelli. No, no, come le mette gli ho messo dentro Parker, Wizamet, Voskhod e Mister Super Platinum. Tra l'altro le lamette, queste ce ne sono anche per l'altro set la prossima volta, mi sono state donate da Enrico Montesin per voi, quindi bisogna ringraziare anche lui. Allora, c'è un po' la "saga" tra virgolette degli Ariana Evans. Perché dico questo? Perché all'inizio erano probabilmente i migliori tellovati americani, okay? Adesso magari sarebbero superate i primi set che hanno fatto, però erano i top americani, profumazioni bomba, super prestazioni così. Dopodiché, un po' probabilmente per entrare nel mercato italiano o per altre scelte, io non lo so, sono andate un po' in discesa. Dalla prima Kaiser americana era già buona, ma un po' peggio, dopo han fatto la Kaizen 1 che è arrivata qua, per me erano calate un bel po', hanno fatto la Kaizen 2 che non mi ha chissà che convinto, adesso la Kaizen 2 hanno un po' aggiustato il tiro e quindi alla fine funziona. Però ragazzi anche le profumazioni sono andate anche nel negozio, le hanno usate un po' tutte, la maggior parte son profumazioni proprio buttate lì, non è che ti fanno impazzire. Magari le provi, le usi anche volentieri 1 volta e 2, ma dopo non lo so, non ragazzi, al giorno d'oggi abbiamo una scelta che non finisce più di prodotti. Abbiamo di produttori come Pantarei, IB, Declaration, cioè abbiamo dei qui produttori che fanno paura e quindi per star dietro a 'ste cose qua bisogna che si diano un po' una mossa a certi produttori. Fanno meno e fanno bene. Anche gli Axe fanno, però dopo ogni tanto si perdono quelle profumazioni e 'sta cosa dispiace perché alla fine fai meno ma fai bene, questo dico. Le Wisame son le mete alla Feder, per me migliori. Son le mete che son molto, molto profonde, molto incisive, bisogna provarle come su ogni cosa, però per molti sono le lamette definitive, sono le mete molto efficaci, però secondo me, a parte che tengono molto di più il filo delle Feder, secondo me sono migliori delle Feder. Mettile su quell'ambito lì, quindi se ti piacciono le Feder, ti piacciono le lamette belle profonde, efficaci, prova le Wizard, che sicuramente saranno migliori. Difatti, t'ho detto entro dicembre facciamo una bella live, con Andrea Bianchi e cercheremo di sviscerare un po' di cosine. Non andremo proprio troppo sul tecnico, perché comunque chiamare un produttore, fargli la testa così eccetera, un po' parliamo un po' di passione, un po' ci spiegherà qualcosina, insomma faremo qualcosina di carino dai. Sì, ecco, ma le profumazioni così cioccolatose, a uno gli piace la cioccolata, gli piace le vaniglie, quelle robe lì, son quelli che sono anche un po' più piacevoli da sentire, però a me ad esempio non piacciono, quindi li scarto direttamente, perché mi stomacano. Per me sono imbattibili, non perché conosco Andrea, perché ci siamo un po' studiati insieme le cose, ma proprio perché ha un livello che non esiste nient'altro, ma neanche che gli si avvicina di tanto così secondo me. A parte che hanno proprietà che son dentro su creme costosissime di Chanel, di Dior, quindi insomma parliamo di veramente di alta cosmesi. Per me non c'è niente che supera il dopo barba, l'aftershave di Aibi, ma proprio niente, niente, niente. Siamo a chilometri. Il sapone è sempre una bomba, però per non far compromessi è un po' difficile da montare, bisogna starci un po' dietro. Piano piano miglioreremo anche 'sta roba qua, però intanto ragazzi sono una bomba, cioè un po' stracciatura del set di Andrea Bianchi, non c'è niente che ci sta dietro, niente. E vale per tutti, non è che uno dice: "A me non mi fa", cioè è una bomba e basta. Inutile. Timeless o Rocknell? Rocknell mai provato. Ho qua il Sailor, è il Sailor, il sì, regolabile, nuovo del 2022, lo proverò, dopo vi dirò e andando più in là proverò anche quello nuovo che hanno fatto, che non mi ricordo il nome, fisso,
anche quello stupendo, bello, manico, cavo, bilanciatissimo. Proverò anche quello, poi ti dirò. Timeless son degli ottimi rasoi. Se beccate quello giusto, 0,68, 0,95 per chi vuole un po' più di efficacia, son bei rasoi. A me non fanno impazzire perché curvando tanto le lama non ti dà tanto feedback in viso, a me 'sta cosa non mi fa impazzire, però non gli si può dir nulla, costruzione, originalità, taglio, cioè son delle bombe atomiche. Dopo lì si va anche a gusti. Io preferisco sentire un po' la lama, mi dà più feedback in viso, mi godo di più la rasatura, ma è una cosa personale. Sì, io ecco preferisco le Nugget perché le trovo più equilibrate, quindi mi permettono di usarle sia su rasoi più dolci, ma anche più aggressivi senza che mi diano mai noie. Ecco. Bene dai ragazzi, vi saluto, vi auguro una buona serata a tutti. Grazie che mi avete fatto compagnia. Prossima volta ci sarà qualche altro vincitore. Settimana prossima farò una live con un amico sul suo gruppo. Se siete su Passione Rasatura lo saprete e via così. Hai provato il Consul? Proveremo anche quello, ce l'ho qua. Ho il Consul, ho il Barbaros, ho il Sailor, ho il Raw, ho parecchia bella roba da provare. A breve, passo passo, li proviamo tutti insieme. Vi auguro, se vuoi trovare a buon prezzo le Nugget, le trovi, vabbè, o su Razor Blade Club, che puoi provare anche il pacchettino, Razor Blade Club, o altrimenti su eBay. Dalla Giordania con 35 € io ho preso 300 elementi, se sei sicuro che ti piacciono, ce le hai spedite a casa. Vi saluto ragazzi, buona serata, grazie mi avete fatto compagnia, per fortuna che siamo riusciti a riprendere staccando e attaccando internet e alla fine è andata bene. Grazie veramente ragazzi di tutto, son stato felice che mi avete fatto compagnia, veramente grazie per il sostegno che mi date, per tutto quanto. Chi non è iscritto al sia su Facebook ma anche qui, un click su iscriviti, mi date un bell'aiuto insomma, ecco. Ci vediamo alla prossima live o al prossimo video. Bye bye.